Ciao a tutti amici e bentornati sul canale, sono Andrew Riker e come sempre voglio annunciarvi una nuova novità proposta dalla Eagle Moss in questo periodo e prossima al lancio. Questa volta parliamo di modelli, come potete vedere dalla foto, ispirati a una serie di fantascienza molto famosa creata negli anni 70 da Jerry e Sylvia Anderson. Sto parlando di Spazio 1999. Come tutti sapete, Spazio 1999 narra la storia di una colonia umana sulla Luna, utilizzata sia a scopo scientifico sia a scopo di deposito per le scorie del materiale nucleare di scarto, in quanto la Terra in quel periodo veniva alimentata come fonti di energia principalmente da centrali nucleari. Pensiero fatto dai creatori della serie all'epoca, perché chiaramente veniva visto il futuro energetico dell'umanità, diciamo a carico delle centrali nucleari. Poi solo successivamente si è visto comunque che sono tecnologie ancora pericolose e quindi vanno usate con molta cautela, tant'è vero che oggi si sta puntando più ad altri tipi di fonti energetiche come quelle solari o come anche quella nucleare, però basata sul principio di fusione nucleare, quindi sullo stesso principio che alimenta le stelle. Questo perché? Perché la fusione nucleare, a differenza della fissione, non ha il sottoprodotto delle scorie, o comunque ne produce in quantità infinitesimali, quindi sicuramente diventa più sicura rispetto a quella della fissione nucleare. Ma a parte questi tecnicismi, continuiamo con la narrazione di come era stata strutturata la serie. Insomma, questa colonia sulla base lunare chiamata Alpha era stato nominato da poco un nuovo comandante, John Koenig, interpretato da Martin Landau. Appena arrivato, John Koenig ha ricevuto l'incarico di preparare la missione per andare alla scoperta del nuovo pianeta appena identificato, chiamato Meta, e quindi aveva l'incarico di organizzare questa missione, quindi la preparazione degli astronauti, il lancio vero e proprio dell'astronave che doveva andare lì, eccetera. Che succede però? Che come sempre nelle serie arriva sempre qualche imprevisto, e anche questa volta ci si mette la natura, in particolare con i principi della fisica. Praticamente tutte le scorie nucleari venivano ammassate in due grandi depositi. Alla fine lo stoccaggio di questa enorme quantità di scorie nucleari aveva creato un livello tale di radiazioni e di campo elettromagnetico a livelli tali che alcuni astronauti intenti nelle operazioni di manutenzione dei siti di stoccaggio hanno cominciato a morire. Inizialmente non si pensava certo che il problema fossero le scorie, quindi il dottor Russell, interpretato da Barbara Bain, che tra l'altro nella vita era la moglie di Martin Landau, e si comincia ad eseguire delle analisi e solo alla fine si riesce a capire che il problema erano proprio le scorie. Nel frattempo arrivano anche i primi avvertimenti sismici, in quanto cominciano ad esserci dei piccoli terremoti sulla superficie della Luna, e quindi il professor Bergman, interpretato da Barry Morse, avvisa il comandante Koenig che probabilmente hanno un problema con le scorie nucleari. Da qui viene subito preparato un piano per cercare di disperdere questo materiale nucleare su una superficie più ampia, in maniera tale da far abbassare la concentrazione delle varie scorie nucleari. Purtroppo questo non è stato fatto abbastanza in fretta e di conseguenza avviene un'esplosione, un'immane e potentissima esplosione che ha come effetto collaterale quello di proiettare la Luna fuori dalla propria orbita in direzione dello spazio profondo. Bloccati sul pavimento della base a causa della fortissima accelerazione dovuta proprio a questa esplosione, gli abitanti di Alpha non fanno in tempo a scappare per ritornare sulla Terra, che tra l'altro è devastata da forti sismi e catastrofi di vario genere proprio dovuta all'allontanamento del satellite naturale. Di conseguenza si ritrovano in una odissea spaziale alla ricerca di una nuova casa o del modo di tornare indietro sulla Terra. Chiaramente si svolgono vari episodi, la serie è
composta da 2 stagioni. Sicuramente la prima è quella di maggior successo, poi nella seconda, nonostante l'inserimento di nuovi personaggi, le storie sono state un pochino più americanizzate, in quanto sono entrate nella produzione anche dei produttori statunitensi, e quindi diciamo che i fans l'hanno sempre un po' considerata un po' più di scarso livello rispetto alla prima serie. Comunque a tutt'oggi è considerata una serie cult. Tra l'altro inizialmente la serie doveva essere il seguito della serie UFO, quella del comandante Straker, che sicuramente molti di voi avranno visto, perché era sempre prodotta da Jerry e Sylvia Henderson. Purtroppo poi per questioni di budget e di scelte varie il progetto non andò più in porto, e quindi si decise di farla diventare una serie completamente nuova, diciamo rimescolando un pochino la storia eccetera, e quindi poi ha avuto una vita propria. Ma veniamo ad oggi qui a questo modello proposto da Eagle Moss Hero Collector. Come vedete viene riproposto come primo modello della collezione il modulo della Aquila 1, quindi era in versione transporter per diciamo portare un equipaggio invece che un carico. Infatti queste navicelle erano dotate della possibilità di sostituire questa parte ventrale per trasportare diversi tipi di carico. Questo qui era il modulo abitativo per le persone, quindi per un equipaggio. Poi potevano essere messi invece dei moduli di carico, di moduli di ricerca che erano un pochino più sporgenti qui di lato. Poteva essere equipaggiata addirittura con dei propulsori supplementari che venivano montati qua sopra per avere più potenza e più autonomia, e quindi poteva svolgere missioni di tipo diverso. La cosa interessante è che praticamente questa aquila riusciva a decollare ed atterrare da qualsiasi pianeta a cui si avvicinasse la Luna, ma in realtà poi noi sappiamo che nella realtà scientifica questo è un po' complesso, perché ogni pianeta ha una gravità diversa e non è detto che i motori delle aquile, che comunque erano concepiti principalmente per operare sulla Luna, fossero veramente poi in grado di fare un decollo da qualsiasi pianeta. È vero che nella serie, nella prima puntata, sono state utilizzate per partire dalla Terra e diciamo atterrare sulla Luna, però non è stato mai specificato bene se venivano assistite magari da qualche razzo booster supplementare oppure se partivano sempre con i propri motori. Comunque vabbè, questo è un altro discorso. Comunque sappiamo che la fantascienza si prende sempre delle licenze artistiche, no? Quindi il modello, come potete vedere, rispecchia abbastanza fedelmente quello visto nella serie TV. Saranno realizzati in metallo die cast, quindi nel solido materiale con cui di solito si realizzano questi modellini, e sarà lungo circa 25 cm, o comunque questo è quello che attualmente è stato annunciato. Come vediamo adesso più in basso ci sono altre visuali. Chiaramente viene fatta una descrizione più o meno del modello, si dice che veniva usato appunto nella serie eccetera, viene dato qualche dettaglio sulla base lunare, si dice che questo è il modello chiaramente chiamato Aquila 1. Tra l'altro questo modello è stato interamente pensato e realizzato da Brian Johnson. Brian Johnson in seguito diventerà famoso perché vinse il premio Oscar per il film Alien, che sicuramente tutti voi conoscete, e per Guerre Stellari L'impero colpisce ancora. Quindi parliamo di un personaggio che sicuramente conosceva il mestiere, il fatto suo. Scendendo ancora più in basso possiamo vedere anche una ripresa dall'alto. Questa è la confezione con cui presumibilmente verrà proposta in vendita da Eagle Moss. Qui vengono dati anche dei dettagli tecnici sull'astronave, quella chiaramente ipotetica, l'astronave. Dice che la propulsione è ottenuta attraverso 4 razzi a fusione nucleare,
può viaggiare a 23.700 miglia anzi per secondo, quindi abbastanza veloce, e può avere un'autonomia fino a 48 ore di volo. Questa dice che il tipo A può trasportare da 8 a 12 passeggeri più i due piloti, poi in base all'equipaggiamento centrale, come vi ho spiegato prima, può variare la quantità di carico, materiali o eventualmente persone. Il modello chiaramente appunto è di 25 cm e sarà corredato da un fascicoletto composto da alcune pagine dove verrà esplicata sia i dettagli del modello sia alcune curiosità relative alla serie. Qui chiaramente c'è per inserire la vostra email se volete in qualche modo essere contattati, potete chiaramente poi inviarla cliccando su Sign Up. Vi ricordo che al momento è un annuncio, quindi non è ancora in vendita, sicuramente verrà proposta tramite lo shop della Eagle Moss, quindi non si sa ancora se verrà inserita anche nel nuovo sito europeo che è stato introdotto, diciamo, per evitare il discorso della Brexit, no? Quindi per evitare di pagare i dazi eccetera. Comunque sicuramente vi terrò aggiornati. Io ho già creato il gruppo Facebook di cui vi lascio il link in descrizione, e appena ne sapremo di più sicuramente sarà mia premura fornirvi tutte le indicazioni del caso. Bene ragazzi, con questo concludiamo questo velocissimo video di presentazione di questa ennesima novità. Io vi saluto a tutti, vi auguro una buona serata e grazie ancora per la visione. Vi chiedo come sempre di iscrivervi e di lasciare un like, perché questo è l'unico modo con cui permetterete a questo canale di crescere e di fornirvi sempre e costantemente nuove gustose novità e modelli o anche altre cose di altro genere, magari su argomenti che più avanti ci piacerà un pochino dibattere con voi. Ok? Grazie a tutti, ricordatevi, premete sul tasto iscriviti. Ciao 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 a tutti!